Le onde scivolavano lentamente contro il legno della nave, mentre il vento sembrava essersi spento all'improvviso. Poi arrivò una voce, dolce, lontana, quasi impossibile da distinguere dal rumore dell'acqua. Eppure bastò quello. Un marinaio lasciò cadere la corda che stringeva tra le mani. Un altro si voltò verso l'orizzonte con lo sguardo perso, come se qualcuno stesse pronunciando il suo nome da molto lontano. Qualcuno iniziò persino a sorridere, perché il canto delle sirene non prometteva ricchezza, prometteva qualcosa di molto più pericoloso, la sensazione di poter finalmente raggiungere ciò che si è desiderato per tutta la vita. Per alcuni era amore, per altri conoscenza, per altri ancora pace. Ed è proprio questo che rendeva impossibile resistere. Le sirene restavano ferme sugli scogli, immerse nella nebbia, mentre intere navi cambiavano rotta lentamente, quasi senza accorgersene. I marinai avanzavano verso le rocce, convinti di stare andando incontro a qualcosa di meraviglioso, e quando il mare iniziava a riempirsi di urla e legno spezzato, era già troppo tardi. Da secoli queste creature attraversano miti, dipinti, racconti e incubi. A volte appaiono come donne dal volto perfetto, altre come esseri antichi, metà uccello e metà umano, con occhi immobili e voci capaci di entrare nella mente. Ma forse il motivo per cui le sirene continuano ancora oggi a inquietarci va oltre il mito, perché il loro canto assomiglia terribilmente a qualcosa che esiste ancora, qualcosa che attira, che ossessiona, che promette felicità immediata e che riesce a farci perdere la rotta, anche quando sappiamo esattamente dove potrebbe portarci. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo, ha raccontato se stesso. Questo è Chi del Mito, mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Le figlie del mare e della tragedia. Molto prima che i marinai iniziassero a temere il loro canto, le sirene erano già parte di una tragedia. Nelle versioni più antiche del mito greco, queste creature compaiono accanto a una delle figure più misteriose dell'Olimpo, Persefone, la regina degli inferi. Prima che il suo nome venisse legato all'oscurità e al regno dei morti, Persefone era la dea della primavera. Camminava tra prati in fiore insieme alle sue compagne, giovani creature legate alla natura, ai fiumi e al vento del mare. Poi arrivò Ade. Secondo il mito, il dio degli inferi emerse dalla terra e trascinò Persefone nel suo regno sotterraneo. Le sue ancelle cercarono di fermarlo. Alcune versioni raccontano che corsero disperatamente lungo le scogliere, altre che invocarono gli dei, altre ancora che rimasero paralizzate dalla paura mentre il terreno si richiudeva sopra di lei. Ed è qui che il racconto inizia a cambiare. Per punizione, o forse per pietà, gli dei trasformarono quelle giovani creature in esseri alati. Corpi d'uccello, volti umani, artigli capaci di aggrapparsi alle rocce battute dal mare. Da quel momento le sirene smisero di appartenere completamente al mondo umano. Eppure, il mito delle loro origini rimane frammentato, quasi irraggiungibile. Ogni autore antico racconta qualcosa di diverso. Alcuni le descrivono come figlie del dio fluviale, Achelo, nato dalle acque violente dei fiumi greci. Altri parlano di una discendenza legata alle muse, creature divine associate al canto e alla conoscenza. Ed è proprio questo intreccio di elementi a renderle così inquietanti. Le sirene nascono tra bellezza e tragedia, tra arte e morte, tra il desiderio di elevare l'animo umano e quello di trascinarlo verso il fondo. Perfino il loro aspetto sembra appartenere a qualcosa di incompleto. Ali immense, piume scure, occhi immobili rivolti verso il mare. Figure sospese tra creatura celeste e predatore. Per gli antichi greci gli uccelli avevano un significato profondo. Venivano associati all'anima, ai messaggi divini, al passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti. E forse è anche per questo che le sirene fanno così paura. Sembrano creature nate esattamente sul confine tra due mondi. Col tempo il loro nome iniziò a diffondersi
muoversi tra porti e villaggi costieri. I marinai raccontavano di aver visto sagome immobili sugli scogli nelle notti di nebbia. Qualcuno giurava di aver sentito voci trasportate dal vento. Qualcun altro parlava di isole impossibili da ritrovare sulle mappe, e più il mito cresceva, più le sirene diventavano qualcosa di diverso da semplici creature leggendarie. Diventavano un simbolo, il simbolo di tutto ciò che riesce ad attirare un essere umano fuori dalla propria strada. Forse per questo che dopo migliaia di anni continuiamo ancora a ricordarle, perché le loro origini parlano di una trasformazione antica quanto l'uomo stesso, il momento esatto in cui qualcosa di bello smette di appartenere alla luce. Se vuoi continuare questo viaggio dentro i miti dimenticati, puoi unirti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di attraversare queste storie, anche quando è difficile distinguere ciò che ci attrae da ciò che potrebbe distruggerci. Perché le sirene non trascinano gli uomini con la forza, li convincono a seguirle volontariamente. E prima di proseguire dentro la loro leggenda, chiediti una cosa: quanto lontano saresti disposto ad andare pur di ascoltare qualcosa che desideri davvero? Capitolo 2. L'isola da cui nessuno ritorna. Per i marinai dell'antica Grecia, il mare aveva un volto imprevedibile. Poteva trasformarsi in una distesa luminosa e tranquilla, oppure inghiottire intere navi nel giro di pochi minuti. Eppure esistevano luoghi considerati ancora più pericolosi delle tempeste, luoghi in cui il mare diventava stranamente calmo. Secondo il mito, le sirene vivevano su un'isola circondata da scogli affilati e correnti insidiose, nascosta da veli di nebbia che comparivano soprattutto al tramonto. Alcuni racconti la collocavano vicino alle coste dell'Italia meridionale, altri parlavano di un'isola impossibile da trovare 2 volte nello stesso punto, ma quasi tutte le versioni concordavano su un dettaglio inquietante. Attorno alle sirene il silenzio sembrava cambiare consistenza. I marinai raccontavano di acque ferme come vetro, di vento improvvisamente assente, di uccelli che smettevano di cantare appena una nave si avvicinava troppo a quella zona, e poi arrivavano gli scogli. Nascosti appena sotto la superficie del mare, emergevano all'ultimo istante come denti giganteschi, pronti a squarciare il legno delle imbarcazioni. Molti equipaggi cercavano di invertire la rotta troppo tardi. Altri rimanevano intrappolati tra le correnti, trascinati lentamente verso la costa frastagliata. Gli antichi greci immaginavano l'isola delle sirene come un luogo sospeso fuori dal tempo, un confine tra il mondo conosciuto e qualcosa di più antico e incontrollabile. Ed è forse proprio questo a renderla così memorabile. Le sirene raramente venivano descritte in movimento, restavano sugli scogli, immobili, mentre il mare faceva il resto, quasi come se l'isola stessa fosse diventata parte del loro corpo. Col passare del tempo i racconti iniziarono a diventare sempre più cupi. Alcuni marinai giuravano di aver intravisto ossa bianche lungo la riva, altri parlavano di relitti semisommersi, bloccati tra gli scogli, navi spezzate a metà, vele distrutte dal sale, remi trascinati lentamente dalla corrente. Ogni frammento sembrava raccontare la stessa storia. Qualcuno era arrivato lì prima di loro e qualcuno aveva fallito. Nella mentalità del mondo antico, il mare rappresenta spesso il caos, l'ignoto, tutto ciò che sfuggiva al controllo umano. Per questo, molte creature mitologiche nascevano proprio tra le onde, mostri marini, dei irascibili, spiriti capaci di cambiare il destino dei viaggiatori. Ma l'isola delle sirene aveva qualcosa di diverso, faceva paura per la sua apparente tranquillità. Nessuna grande battaglia, nessuna creatura gigantesca che emergeva dagli abissi. Solo rocce, nebbia e acqua immobile. Come se il mito volesse suggerire che i luoghi più pericolosi siano spesso quelli che sembrano più
innocui. E forse è anche per questo che l'isola delle Sirene continua ancora oggi a esercitare un fascino così forte sull'immaginazione collettiva, perché ricorda una sensazione profondamente umana, quella di avvicinarsi lentamente a qualcosa di sbagliato, continuando comunque ad avanzare. Molti studiosi pensano che questi racconti possano essere nati osservando vere coste rocciose del Mediterraneo, famose per i naufragi improvvisi e le correnti traditrici. In un'epoca in cui il mare era ancora pieno di territori sconosciuti, bastava poco perché un luogo reale si trasformasse in leggenda, ma col tempo l'isola delle Sirene smise di essere soltanto un punto sulla mappa, diventò un simbolo, il simbolo di quei luoghi da cui si esce cambiati, oppure da cui si smette semplicemente di tornare. Capitolo 3. Il canto che distrugge gli uomini. All'inizio il suono sembrava quasi confondersi con il mare. I remi continuavano a colpire l'acqua con ritmo regolare. Le vele si muovevano lentamente nel vento. Poi qualcosa cambiava. Un marinaio smetteva di parlare a metà frase. Un altro sollevava lo sguardo verso l'orizzonte con un'espressione improvvisamente distante. Era così che iniziava. Secondo gli antichi racconti, il canto delle sirene agiva in modo diverso su ogni uomo che lo ascoltava. Alcuni sentivano una voce femminile pronunciata con dolcezza, altri giuravano di udire persone amate perdute da tempo. Qualcuno parlava persino di melodie impossibili da descrivere, capaci di entrare nella mente come un ricordo dimenticato. Ed è proprio questo dettaglio a rendere il mito così inquietante. Le sirene sembravano conoscere perfettamente chi avevano davanti. Per i greci il canto possedeva un potere enorme. La musica accompagnava riti religiosi, funerali, celebrazioni e racconti epici. Le parole dei poeti venivano considerate capaci di influenzare emozioni, decisioni e perfino il rapporto con gli dei. Le sirene portano questa idea all'estremo. Il loro canto attraversa la volontà umana e raggiunge qualcosa di più profondo, una parte nascosta che continua a desiderare anche quando la mente comprende il pericolo. Molte versioni del mito raccontano che i marinai iniziassero a cambiare comportamento quasi subito. Qualcuno lasciava cadere il timone, qualcuno sorrideva senza motivo fissando il vuoto, altri avanzavano lentamente verso il bordo della nave come se stessero seguendo una presenza invisibile e intanto la rotta cambiava. Il mare iniziava a trascinare l'imbarcazione verso gli scogli, mentre l'equipaggio rimaneva completamente assorbito da quella voce lontana. Perfino il rumore del legno che si spezzava contro le rocce, secondo alcuni racconti, arrivava troppo tardi per spezzare l'incantesimo. In certe versioni antiche il canto prometteva conoscenza assoluta. Le sirene dicevano di conoscere ogni evento accaduto sulla terra, ogni guerra, ogni segreto custodito dagli dei. Per un uomo del mondo antico una promessa simile poteva risultare irresistibile. Altri racconti, invece, descrivevano qualcosa di ancora più personale. Il canto sembrava adattarsi a chi ascoltava. Ogni marinaio sentiva esattamente ciò che desiderava sentire. Ed è qui che il mito assume una forma quasi psicologica, perché il pericolo delle sirene nasce dentro la mente delle vittime, prima ancora che nel mare. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che questi racconti possano essere collegati a fenomeni reali vissuti dai navigatori antichi. Lunghi viaggi in mare aperto significavano fame, isolamento, stanchezza estrema e disidratazione. In condizioni simili bastava poco per alterare la percezione della realtà. Nebbia fitta, vento, eco sulle scogliere e rumori trasportati dall'acqua potevano facilmente trasformarsi in qualcosa di inspiegabile, ma il mito delle sirene sopravvive da migliaia di anni proprio perché riesce ad andare oltre la spiegazione concreta. Parla di una forza invisibile capace di piegare la volontà umana senza usare violenza, una forza che entra lentamente nei pensieri fino a cambiare il modo stesso in cui una persona vede il mondo attorno a sé. Ed è forse questo il dettaglio più spaventoso. Le vittime delle sirene, nei racconti antichi, avanzano verso la rovina convinte di stare andando incontro a qualcosa di meraviglioso, come se il mito volesse suggerire che gli esseri umani raramente vengono distrutti da ciò che odiano.
molto più spesso, vengono distrutti da ciò che credono possa completare ciò che manca loro. Capitolo 4. Mostri o creature divine. Se oggi qualcuno immagina una sirena, quasi sempre vede la stessa figura. Una donna dal volto perfetto, capelli lunghi mossi dal vento del mare, occhi ipnotici. Una coda che emerge lentamente dall'acqua mentre le onde si infrangono sugli scogli. Eppure le sirene dell'antica Grecia erano molto diverse. Nelle rappresentazioni più antiche appaiono come creature ibride, inquietanti, lontane dall'immagine romantica diventata famosa nei secoli moderni. Avevano il corpo coperto di piume, grandi ali scure e zampe d'uccello. Solo il volto manteneva qualcosa di umano. Molti vasi greci le mostrano ferme sulle rocce oppure accanto ai morti, con sguardi immobili e quasi solenni. Sembrano creature nate per osservare, attendere, accompagnare il passaggio tra il mondo dei vivi e qualcosa di sconosciuto. Ed è qui che il mito delle sirene diventa particolarmente interessante. Per gli antichi greci gli uccelli possedevano un significato profondo, erano associati al cielo, agli dei, ai presagi e all'anima umana. Le ali delle sirene quindi avevano un valore simbolico potentissimo, rappresentavano creature sospese tra il mondo terreno e una dimensione più spirituale e oscura. Col passare del tempo, però, qualcosa iniziò a cambiare. Il volto delle sirene si trasformò lentamente insieme alla cultura che le raccontava. Durante il Medioevo e soprattutto nei secoli successivi, la figura della donna uccello lasciò spazio a qualcosa di completamente diverso: la donna del mare. La coda di pesce sostituì le ali, le piume sparirono. Il mito iniziò a fondersi con leggende nordiche, racconti marinareschi e immagini sempre più legate alla seduzione. E così le sirene diventarono bellissime, quasi irraggiungibili. Un po' come accade con Medusa, anche l'aspetto delle sirene cambia nei secoli, da creature inquietanti del mito antico a figure sempre più affascinanti e seducenti nelle rappresentazioni moderne. Questo cambiamento racconta qualcosa di molto importante sul modo in cui gli esseri umani trasformano i propri mostri. Nelle versioni antiche le sirene facevano paura per la loro natura estranea. Erano ibride, misteriose, difficili perfino da comprendere. Nelle rappresentazioni moderne, invece, il terrore assume una forma più sottile, qualcosa di meraviglioso che nasconde un pericolo invisibile, ed è curioso osservare quanto questa evoluzione assomiglia a quella di molte altre creature mitologiche. I miti sopravvivono proprio perché cambiano volto insieme alle paure di ogni epoca. Nell'antica Grecia il mondo sconosciuto era rappresentato da esseri deformi, creature che rompevano l'ordine naturale delle cose. Con il tempo, invece, la paura iniziò ad assumere forme sempre più vicine al desiderio umano. Per questo le sirene moderne sembrano quasi impossibili da distinguere dalle fantasie create dagli uomini stessi. Cinema, pittura, letteratura e illustrazione hanno continuato ad alimentare questa trasformazione. Ogni epoca ha creato la propria versione delle sirene, alcune malinconiche, altre crudeli, altre ancora quasi divine. Eppure qualcosa è rimasto identico attraverso i secoli: lo sguardo. Nelle statue antiche, come nei dipinti più recenti, le sirene vengono spesso rappresentate mentre osservano il mare in silenzio, come se stessero aspettando qualcuno. Forse è proprio questo il dettaglio che continua a renderle così potenti nell'immaginario collettivo. Le sirene cambiano volto continuamente, ma riescono sempre ad adattarsi a ciò che gli esseri umani temono di più in quel preciso momento storico. Ed è forse per questo che il loro mito non smette mai davvero di evolversi. Ed è forse per questo che il loro volto continua a cambiare senza mai scomparire davvero. Capitolo 5. L'uomo che riuscì a sentirle senza morire. Tra tutte le storie legate alle sirene ce n'è una che attraversa i secoli più di ogni altra. Una nave avanza lentamente nel mare aperto. L'equipaggio rema in silenzio mentre il vento gonfia appena le vele. A bordo c'è Ulisse, reduce da anni di guerre e destinato a un viaggio pieno di dei ostili, terre sconosciute e creature capaci di distruggere chiunque osi attraversare il loro cammino. Eppure, lì tra tutti i pericoli incontrati lungo la rotta,
Le sirene occupano un posto diverso, perché davanti a loro forza, armi e coraggio servono a poco. Secondo il racconto dell'Odissea, Ulisse conosce già il rischio prima ancora di raggiungere quell'isola. La maga Circe lo avverte. Chi ascolta il canto delle sirene perde lentamente il controllo della propria volontà e dirige la nave verso gli scogli senza riuscire più a fermarsi. Ed è proprio questo dettaglio a rendere l'incontro così inquietante. Le sirene riescono a colpire qualcosa che nessun mostro affrontato fino a quel momento era riuscito a toccare davvero: la mente. Per questo Ulisse prende una decisione insolita. Ordina ai suoi uomini di sciogliere cera d'api e usarla per tapparsi le orecchie. Poi chiede di essere legato all'albero della nave. Vuole ascoltare il canto. Vuole capire cosa renda quelle creature così irresistibili da piegare interi equipaggi. Quando la nave raggiunge le acque delle sirene, il mare sembra rallentare. L'equipaggio continua a remare immerso in un silenzio assoluto, mentre la nebbia avvolge lentamente la nave. Solo Ulisse riesce a sentire, e in quell'istante qualcosa cambia. Nei versi dell'Odissea, le sirene iniziano a parlare direttamente a lui. Pronunciano il suo nome, gli promettono conoscenza, gloria, verità custodite oltre il limite del mondo umano. Descrivono un sapere capace di superare perfino quello degli dei. Ulisse comincia ad agitarsi, tira le corde che lo tengono fermo, urla ai suoi uomini di liberarlo. Più la nave si allontana, più la sua disperazione cresce, ma l'equipaggio continua a remare. Ed è qui che il mito delle sirene raggiunge uno dei suoi momenti più famosi. Per la prima volta qualcuno ascolta il loro canto e sopravvive. Ulisse riesce a superare l'incontro soltanto perché qualcun altro prende il controllo al posto suo. Legato all'albero della nave, smette completamente di fidarsi dei propri pensieri. La sua mente diventa il luogo stesso della battaglia, ma Ulisse, secondo il mito greco, non fu l'unico uomo capace di oltrepassare le sirene. Molto tempo prima, durante il viaggio degli Argonauti alla ricerca del vello d'oro, anche Orfeo si trovò davanti al loro richiamo, e la risposta scelta da Orfeo fu completamente diversa. Mentre le sirene iniziavano il loro canto dalle scogliere, il poeta sollevò la lira e iniziò a suonare. La sua musica si diffuse sul mare coprendo lentamente quelle voci ipnotiche. Gli Argonauti continuarono a remare seguendo il ritmo della lira fino a lasciarsi alle spalle l'isola. È un dettaglio affascinante. Nel mito di Ulisse servono corde e costrizione per sopravvivere. Nel mito di Orfeo invece è l'arte stessa a contrastare il potere delle sirene. Due uomini, due modi completamente diversi di affrontare lo stesso richiamo, ed è forse proprio questo il motivo per cui le sirene continuano ancora oggi a esercitare un fascino così forte sull'immaginario umano, perché il loro mito parla di qualcosa che va oltre il mare e oltre le creature stesse. Parla del rapporto tra desiderio e volontà. Ulisse riesce a salvarsi accettando di perdere il controllo. Orfeo, invece, opponendo al canto un'altra forma di bellezza. E in entrambi i casi le sirene rimangono quasi immobili sugli scogli, avvolte dalla nebbia del mare, eppure riescono comunque a dominare completamente la scena. L'incontro con le sirene è diventato una delle prove più celebri della mitologia greca, e forse è proprio questo il dettaglio più impressionante, che alcune battaglie si combattono interamente dentro se stessi. Capitolo 6. Perché le sirene ci attraggono ancora oggi? Le sirene appartengono a un mondo antico fatto di mare, nebbia e scogli, eppure il loro mito continua a sembrare incredibilmente vicino. Forse perché le creature più pericolose dei racconti antichi raramente parlano soltanto di mostri, parlano degli esseri umani. Nel corso dei secoli il significato delle sirene è cambiato molte volte. Per alcuni rappresentano il desiderio, per altri la conoscenza proibita, per altri ancora la perdita del controllo. Ma c'è un dettaglio che attraversa tutte queste interpretazioni. Le sirene promettono sempre qualcosa che sembra impossibile da ignorare, ed è proprio questo a renderle ancora oggi così attuali, perché il loro mito assomiglia molto a ciò che accade nella mente umana quando qualcosa inizia lentamente a trasformarsi in ossessione. All'inizio pare innocuo, una voce, un'immagine, una sensazione capace di offrire conforto immediato. Poi,
quasi senza accorgersene, tutto il resto inizia a perdere importanza. Le sirene funzionano così anche nel mito antico. Le vittime continuano ad avanzare convinte di stare andando verso qualcosa di meraviglioso, mentre il pericolo cresce attorno a loro passo dopo passo. Ed è sorprendente osservare quanto questo meccanismo sia ancora presente nella vita moderna. Molti psicologi e studiosi hanno utilizzato il mito delle sirene come metafora del desiderio incontrollato, dipendenze, ossessioni, relazioni tossiche, ricerca continua di approvazione, bisogno costante di stimoli. Tutto ciò che promette felicità immediata spesso agisce in modo simile al loro richiamo, perché la mente umana tende naturalmente verso ciò che offre gratificazione rapida. Ed è qui che il mito diventa quasi inquietante. Le sirene raramente costringono qualcuno, creano piuttosto una sensazione così intensa da spingere le persone a scegliere spontaneamente la propria direzione. In un certo senso, il vero potere delle sirene nasce dentro chi le ascolta. Forse è anche per questo che la loro immagine continua a comparire così spesso nell'arte, nella letteratura e nella cultura contemporanea. Rappresentano una parte fragile dell'essere umano, quella che continua a desiderare qualcosa anche quando comprende il rischio. E il mondo moderno sembra pieno di richiami di questo tipo: schermi luminosi che catturano attenzione per ore, algoritmi costruiti per trattenere lo sguardo il più a lungo possibile, promesse di successo immediato, perfezione, felicità costante. Tutto pare progettato per attirare continuamente la mente verso qualcosa di nuovo, come onde che continuano a infrangersi sempre nello stesso punto. Per questo molti studiosi considerano le sirene una delle figure mitologiche più psicologiche dell'antichità. Il loro vero territorio forse non è mai stato il mare, è la mente umana. Ogni epoca crea le proprie versioni del loro richiamo. Nel mondo antico potevano essere il desiderio di conoscenza assoluta o il fascino dell'ignoto. Oggi assumono forme molto diverse, ma il meccanismo rimane sorprendentemente simile. Qualcosa cattura l'attenzione, qualcosa promette appagamento immediato, qualcosa riesce lentamente a occupare ogni pensiero. Ed è qui che il mito delle sirene smette di sembrare soltanto una leggenda marina. Diventa uno specchio capace di mostrare quanto facilmente gli esseri umani possano perdere la rotta inseguendo ciò che desiderano di più. Forse è anche questo il motivo per cui le sirene continuano ancora oggi a esercitare un fascino così potente, perché ognuno, prima o poi, incontra qualcosa capace di parlare direttamente ai propri desideri più profondi. Per questo, dopo migliaia di anni, il mito delle sirene continua a essere studiato, raccontato e reinterpretato, perché parla di qualcosa che cambia forma continuamente, ma non scompare mai. Capitolo 7. Le sirene nei film, anime e videogiochi. Per migliaia di anni le sirene sono rimaste intrappolate tra le pagine dei miti antichi. Poi qualcosa è cambiato. Hanno lasciato il mare della Grecia antica per entrare nei racconti moderni e da quel momento hanno iniziato a trasformarsi continuamente. Ogni epoca ha creato la propria versione delle sirene. Ogni generazione ha preso quel mito antico e gli ha dato un volto diverso, adattandolo alle proprie paure, ai propri desideri e al proprio modo di immaginare il pericolo. Nel cinema appaiono spesso avvolte da un fascino quasi irreale. Creature elegantissime che emergono lentamente dall'acqua con voci ipnotiche e sguardi impossibili da dimenticare. Altre volte invece diventano figure molto più oscure, predatori marini, esseri antichi nascosti negli abissi, creature che attirano gli esseri umani verso qualcosa di sconosciuto. Ed è interessante osservare quanto il mito riesca sempre ad adattarsi al tono della storia che lo utilizza. Nel fantasy le sirene assumono spesso un'aura malinconica, quasi romantica. Sembrano creature sospese tra due mondi, isolate dal resto dell'umanità. Negli horror, invece, il loro aspetto cambia completamente. Il volto diventa inquietante, il corpo appare deformato, la voce si trasforma in qualcosa di disturbante e innaturale. Ma anche quando cambiano forma c'è un elemento che continua a rimanere identico: l'attrazione. Le sirene moderne raramente fanno paura soltanto per il loro aspetto. Il vero fascino nasce dalla sensazione che riescano a capire esattamente cosa desidera
una persona, ed è forse questo il motivo per cui continuano a comparire più spesso anche negli anime, nei videogiochi e nelle serie contemporanee. Negli anime, ad esempio, le sirene vengono spesso rappresentate come creature enigmatiche legate al mare, alla memoria e alle emozioni umane. A volte sembrano fragili e misteriose, altre volte assumono un ruolo quasi divino, come se appartenessero a un mondo separato da quello degli uomini. Nei videogiochi, invece, diventano spesso avversari capaci di manipolare la mente del giocatore, creare illusioni o alterare la percezione della realtà attorno a loro. E questo dettaglio è importantissimo. Anche quando il mito cambia ambientazione, epoca o stile narrativo, il loro potere continua quasi sempre a passare attraverso la mente. Le sirene moderne esistono in universi fantasy, città futuristiche, oceani post-apocalittici e mondi horror. Eppure mantengono sempre qualcosa di immediatamente riconoscibile: lo sguardo immobile, la calma inquietante, la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa che attira e spaventa nello stesso momento. Forse è proprio questa la ragione per cui il mito sopravvive così bene nella cultura pop. Le sirene sono estremamente flessibili, possono diventare mostri, possono diventare simboli romantici, possono trasformarsi in creature tragiche oppure in predatori spietati. Ogni autore finisce inevitabilmente per creare la propria versione del loro richiamo. Ed è curioso osservare quanto questa trasformazione assomiglia a ciò che accade ai miti più potenti della storia umana. Le leggende che scompaiono davvero sono quelle incapaci di cambiare. Le sirene, invece, continuano a evolversi continuamente, adattandosi alle paure e desideri di ogni nuova generazione. Per questo riescono ancora oggi a occupare un posto così forte nell'immaginario collettivo, perché il loro mito riesce a fare qualcosa di molto raro: cambiare volto senza perdere mai la propria essenza. E forse è proprio questo il segno delle creature leggendarie destinate a sopravvivere per sempre, ed è proprio questa capacità di adattarsi a ogni epoca che continua a mantenere vive le sirene nell'immaginario moderno. Capitolo 8. Perché le sirene scompaiono dopo Ulisse. Dopo l'incontro con Ulisse, qualcosa nel mito delle sirene sembra cambiare per sempre. Per secoli queste creature avevano dominato il mare attraverso il loro richiamo. I racconti sui loro scogli si diffondevano da porto a porto, mentre il loro nome cresceva fino a trasformarsi in una delle presenze più temute del Mediterraneo antico. Eppure, col passare del tempo, le sirene iniziano lentamente a scomparire dai miti. Molte versioni antiche collegano questa trasformazione proprio all'episodio dell'Odissea, ma il motivo è particolarmente interessante. Prima di Ulisse anche Orfeo era riuscito a superare il loro richiamo durante il viaggio degli Argonauti. La sua musica aveva coperto il canto delle sirene, permettendo alla nave Argo di allontanarsi dalle scogliere. Con Ulisse però accade qualcosa di diverso. Per la prima volta un uomo ascolta davvero la loro voce, sente il loro richiamo fino in fondo e riesce comunque a continuare il proprio viaggio. Ed è proprio questo dettaglio a cambiare il significato del mito. Secondo alcune versioni antiche, le sirene erano destinate a esistere finché il loro canto sarebbe rimasto irresistibile, finché ogni uomo che le ascoltava avrebbe inevitabilmente ceduto al loro richiamo. Ma quando la nave di Ulisse si allontana dagli scogli, qualcosa sembra spezzarsi. Per la prima volta le sirene sperimentano il fallimento, ed è qui che il mito assume un tono quasi malinconico. Alcuni racconti narrano che, subito dopo la partenza di Ulisse, le sirene si gettarono nel mare. Altri descrivono creature rimaste immobili sugli scogli fino a dissolversi lentamente nella nebbia e nel vento. Esistono anche interpretazioni più simboliche. In certe versioni il loro potere svanisce gradualmente nel momento in cui qualcuno riesce ad ascoltare il loro canto senza lasciarsi dominare completamente. Ed è un'idea affascinante, perché trasforma le sirene da creature invincibili a figure tragiche, quasi destinate a consumarsi insieme al proprio stesso fascino. Forse è proprio questo il significato più profondo della loro scomparsa. Le sirene esistono finché qualcuno continua a seguirle, finché il loro richiamo riesce a occupare interamente la mente di chi le ascolta. Nel momento in cui quel potere inizia a incrinarsi, anche loro cominciano lentamente a svanire. Ed è interessante osservare quanto questa idea assomiglia al modo in cui molte ossessioni umane perdono forza col tempo.
All'inizio sembrano enormi, invadono ogni pensiero, sembrano impossibili da ignorare. Poi qualcosa cambia, forse una scelta, forse una presa di coscienza, forse semplicemente il tempo. E lentamente ciò che sembrava irresistibile inizia a perdere potere. Forse è anche per questo che la fine delle sirene viene raccontata con un'atmosfera così triste. Le creature, che per secoli avevano incarnato il desiderio, il fascino e il richiamo del mare, finiscono inghiottite dallo stesso silenzio che le circondava, e col passare del tempo diventano qualcosa di diverso. Più che presenze reali diventano ricordi, echi lontani, figure sospese tra leggenda e memoria. Perfino gli autori antichi sembrano descriverle in modo differente dopo l'incontro con Ulisse, come se il loro tempo stesse lentamente terminando. Ed è forse proprio questo a rendere il mito delle sirene così particolare rispetto a molte altre creature leggendarie. Molti mostri vengono sconfitti con la forza, le sirene, invece, sembrano dissolversi lentamente, consumate dalla perdita del proprio potere, come onde che continuano a infrangersi sugli scogli fino a sparire. E forse il loro destino racconta qualcosa di profondamente umano, perché esistono desideri capaci di dominare una persona per anni, salvo poi svanire all'improvviso, lasciando dietro di sé soltanto silenzio. Forse le sirene non scompaiono davvero, smettono semplicemente di abitare il mare per rifugiarsi nelle storie. Capitolo 9. Il mare non smette mai di chiamare. Il mare delle sirene alla fine rimane vuoto. Le onde continuano a infrangersi sugli scogli. La nebbia attraversa ancora l'acqua nelle ore più silenziose del giorno. Ma le voci che per secoli avevano terrorizzato i marinai sembrano svanire lentamente insieme al mito stesso. Eppure qualcosa continua a sopravvivere, perché le sirene spariscono dai racconti antichi, ma restano impresse nella memoria degli uomini. Forse è questo il motivo per cui il loro nome continua ancora oggi a evocare immagini così potenti. Scogli immersi nella foschia, acque immobili, figure lontane che osservano l'orizzonte mentre il mare si estende fino a scomparire nella nebbia. Col passare dei secoli le sirene smettono di essere soltanto creature leggendarie, diventano una delle immagini più riconoscibili dell'intera mitologia. Pochissime figure nate nell'antichità sono riuscite ad attraversare oltre 2000 anni di storia mantenendo intatto il proprio fascino. Le sirene ci sono riuscite. Dai poemi dell'antica Grecia, dalle opere medievali, dai dipinti rinascimentali, fino alle storie moderne. Il loro nome continua a rimergere con le onde che per secoli hanno accompagnato la loro leggenda. Ed è forse questa la loro vera vittoria. Non quella ottenuta sugli antichi marinai, ma quella conquistata sul tempo. Molte creature leggendarie sono rimaste intrappolate nei testi che le hanno generate. Le sirene invece hanno continuato a trasformarsi, adattarsi a culture, epoche e linguaggi diversi, senza mai scomparire davvero. Ogni generazione ha trovato in loro qualcosa di nuovo, un mistero, una paura, una domanda. E forse è proprio per questo il segreto che permette ai grandi miti di sopravvivere, la capacità di cambiare volto restando riconoscibili. Per questo, anche oggi, basta pronunciare il loro nome per vedere riaffiorare immediatamente la stessa immagine. Una costa avvolta dalla nebbia, il rumore delle onde contro gli scogli. È una leggenda che continua a vivere molto tempo dopo la scomparsa delle creature che l'hanno ispirata. Forse le sirene hanno lasciato il mare migliaia di anni fa, ma la loro storia continua ancora a navigare attraverso il tempo. Le sirene appartengono al mare, alla nebbia e alle voci che trascinano gli uomini verso il fondo. Ma nei miti del mondo esistono ancora creature alate molto diverse da loro, essere legate al cielo, alla tempesta e alla potenza divina. E in Oriente, tra le antiche leggende dell'India, esiste una creatura capace di oscurare il sole con le sue ali, un essere gigantesco nato dal fuoco e dalla luce, descritto come così potente da far tremare perfino gli dei al battito delle sue ali. Il suo nome è Garuda. A differenza delle sirene, Garuda attraversa i cieli come una forza divina, simbolo di guerra, libertà e potere assoluto. Nei racconti antichi combatte mostri colossali, affronta serpenti giganteschi e vola oltre i confini del mondo conosciuto. E forse il prossimo viaggio ci porterà molto più in alto del mare. Tra templi dimenticati, cieli in fiamme e una delle creature più potenti mai apparse nei miti orientali. Così
qui termina il nostro viaggio di oggi, ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriremo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per il dietro le quinte, le anticipazioni e i miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua. E ovunque tu stia ascoltando queste storie, ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori.